Sono Ferruccio Pinotti, sono un giornalista d'inchiesta. In questi anni mi sono occupato di indagini scottanti su temi come l'Opus Dei, la morte di Calvi, la massoneria e il rapporto tra Berlusconi e il Vaticano. Con questa mia nuova inchiesta, La lobby di Dio, la prima inchiesta su Comunione, Liberazione e Compagnia delle Opere, ho affrontato un tema scottante: il potere di CL nella società e nell'economia italiana. CL è un mondo in crescita che è partito nel 1954 da un'intuizione di Don Luigi Giussani, ha creato a poco una lobby politica, religiosa, economica e finanziaria. Una lobby forte negli affari attraverso la Compagnia delle Opere, una realtà che associa 34.000 imprese per un fatturato stimato in almeno 70 miliardi di euro. Una realtà che ha rapporti con le principali banche italiane, attraverso intese che consentono agli associati della CDO di avere un accesso facilitato al credito. Una realtà che conduce e guida manu militari una regione che ha un bilancio pari o superiore a quello di molti stati del nord Europa, come la Lombardia, con un bilancio appunto di 24,9 miliardi di euro. Ma anche una realtà, CL e Compagnia delle Opere, che sta colonizzando vaste aree del paese come la Calabria, la Sicilia, il Lazio e tante altre realtà italiane dove i suoi affari sono sempre di più in crescita. Dietro Comunione e Liberazione c'è una potente lobby di politici, di imprenditori, di banchieri. Basti dire per esempio che al meeting di Comunione e Liberazione è andato quest'anno l'amministratore delegato della Fiat Marchionne, il quale non ha esitato a dire: voi siete il futuro nelle vostre mani. Quindi c'è stato un imprimatur molto forte da parte di un big dell'economia come Marchionne. Vi sono big della politica come Silvio Berlusconi, ministri molto importanti attenti a CL come Tremonti, vi sono banchieri come Corrado Passa, l'amministratore delegato di Banca Intesa, vi sono tecnici, vi sono professori universitari, vi sono potenti giornalisti, simpatizzanti di CL, tra i quali senz'altro Bruno Vespa. Vi è una nomenclatura vaticana importantissima che vede i cardinali Caffarra, Scola, Biffi e lo stesso Papa Ratzinger. Quindi dietro CL vi è una lobby di persone molto importanti che interessa portare avanti i propri interessi. Comunione, Liberazione e Compagnia delle Opere sono state chiamate in causa anche da diverse inchieste giudiziarie. Una di esse ha riguardato il cosiddetto scandalo Oil for Food, che ha visto coinvolte alcune persone che sono state accusate di avere trafficato petrolio durante il periodo dell'embargo imposto all'Iraq occupato. Condanna in primo grado che successivamente è stata però risolta attraverso la prescrizione in secondo grado. Un'altra inchiesta ha riguardato gli affari della cosiddetta Cascina, un'impresa vicina a Compagnia delle Opere e Comunione e Liberazione che si occupa di appalti, ristorazione, mense collettive. Ecco, anche qui ci sono state delle condanne in primo grado, però alcuni filoni d'inchiesta si sono spenti nel nulla. Un'altra inchiesta invece attualmente in corso e riguarda la Compagnia delle Opere del Nord-Est, i cui vertici, 10 persone, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di truffa per quanto riguarda l'appropriazione di fondi nazionali ed europei per l'organizzazione di corsi di formazione. Va poi citato un'altra inchiesta molto importante, che è l'inchiesta Why Not, che ha scoperchiato come il vasto sistema di potere, di relazioni, di scambio della Compagnia delle Opere abbia colonizzato la Calabria con una rete di rapporti e di favori che sono stati posti sotto la luce dell'inchiesta del magistrato Luigi De Magistris, un'inchiesta fatta a pezzi proprio perché riguardava il mondo di Compagnia delle Opere e Comunione e Liberazione. Comunione e Liberazione è un sistema che ha un forte potere in Vaticano, in quanto è stata sostenuta da Giovanni Paolo II, che ne ha dato approvazione nel 1982, ma gode anche del sostegno di Papa Ratzinger. Papa Ratzinger, il quale è seguito sin dai tempi in cui era cardinale, dà delle Memores Domini di Comunione e Liberazione, quindi queste laiche votate alla causa di CL.
laiche che tuttora fanno parte dell'appartamento papale e della famiglia papale di Papa Ratzinger. Un altro aspetto molto importante che riguarda Comunione e Liberazione e la lobby di Dio è il suo trasversalismo politico, la sua capacità di tessere alleanze da destra a sinistra. Esiste infatti uno storico rapporto tra CL e Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi già nel 78 inizia a finanziare le attività del Sabato, il settimanale ciellino che nasce in chiave anticomunista, e proprio nella villa di Via Rovani di Silvio Berlusconi si tengono i primi incontri del Sabato che radunano una serie di giovani come Roberto Formigoni, Socci e molti altri che daranno origine a quell'esperienza. Berlusconi è anche tra i primi a partecipare al meeting di Comunione e Liberazione che ogni anno viene organizzato a partire dal 1980 e riceve in più occasioni un appoggio pubblico espresso da parte di CL e di Compagnia delle Opere quale leader politico di riferimento del movimento. Questo nell'ambito di un rapporto tra Berlusconi e il Vaticano che vede CL in una funzione forte di mediazione di interessi concreti che riguardano la scuola, che riguardano molte aree in cui servono finanziamenti governativi. Anche Tremonti è un politico sensibile agli interessi di Comunione e Liberazione, sensibili alle sue istanze. Tuttavia CL in questi anni ha saputo intessere anche degli accordi forti con il mondo della sinistra, in particolare con Pierluigi Bersani, segretario del PD, che ogni anno è presente tra gli ospiti d'onore del meeting di Comunione e Liberazione. La figura di Bersani è fondamentale per CL in quanto è l'uomo che facilita il rapporto tra le cooperative rosse e le aziende della Compagnia delle Opere. Ma sono vicini a Comunione e Liberazione anche il sindaco di Firenze Matteo Renzi e altre figure come Rutelli. Tra le varie inchieste che in qualche maniera si sono avvicinate al mondo di Comunione e Liberazione pur senza portare a coinvolgimenti espressi di figure di CL o di Compagnia delle Opere, vi è l'inchiesta Monteciti Santa Giulia, un'inchiesta molto complessa che ha riguardato quest'area ex Monte Edison di Milano, bonificata, sulla quale doveva sorgere appunto questo quartiere Santa Giulia realizzato dall'imprenditore Zunino della società Risanamento, che ha visto degli strani passaggi di denaro, ha visto diciamo un interesse della magistratura milanese sulla base della magistratura straniera che si occupava dello smaltimento di rifiuti. Lì è sorto tutto un complesso di indagini sul tema delle bonifiche, un tema molto delicato nel quale vi sono molti interessi. E sono stati chiamati in causa imprenditori come Giuseppe Grossi, come Rosanna Gariboldi, detta Lady Abelli in quanto moglie del vice coordinatore del PDL. Ecco, persone diciamo ritenute in senso lato vicine o simpatizzanti del mondo di Comunione e Liberazione e del presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, il quale ha smentito recisamente ogni vicinanza con queste figure, ogni tipo di interesse personale e ha anche dato mandato di querelare giornalisti che hanno effettuato questo accostamento. Ecco, si tratta quindi di vicende oscure che sono tuttora al vaglio della magistratura. Oltre a questi aspetti però ve ne sono altri che destano preoccupazione in termini di affari e di business. Basta pensare che la gran parte delle società partecipate dalla Regione Lombardia come Infrastrutture Lombarde, Finlombarda, Cestec, Ferrovie Nord sono tutte guidate da uomini che non fanno mistero di appartenere alla galassia di Comunione e Liberazione e Compagnia delle Opere.
Ecco, tutto questo suscita delle preoccupazioni perché vi sono dei business molto importanti in vista come l'Expo 2015 che vedono giganteschi interessi immobiliari in ballo, perché solamente Expo 2015 significano 17 miliardi di euro di investimenti. Quindi l'esistenza di un sistema chiuso composto da uomini di CL che dominano la Lombardia crea chiaramente delle preoccupazioni e la necessità di una maggiore attenzione, di una maggiore sorveglianza circa la trasparenza delle procedure di appalto e circa diciamo, la libera concorrenza che deve essere garantita in questo tipo di appalti.